Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Come promesso, eccoci di nuovo pronti per affrontare questa ennesima fase di montaggio, in particolare quella relativa al kit fornitoci insieme al fascicolo numero 15. I pezzi che andremo a montare oggi sono relativi alla centralina elettronica di kit e alcuni pezzi relativi all'ammortizzatore, quindi alla sospensione sempre della ruota destra. Ma prima voglio, come al solito, presentarvi il mio compagno di avventura, ovvero il nostro caro amico Kit. Ciao Kit! Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Ma indagini su cosa? Non so cosa dirti. Senti Kit, presentati almeno. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Non seguo la tua logica. Non metterti strane idee in testa. No, per carità. Presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Oh, molto bene. Senti Kit. Non direi. Quanti funzioni hai? Illimitate. Ah, bene, allora sicuramente mi potrai aiutare in questa fase di montaggio. Bene, per il momento ti metto... Sui fatti. Bene, ti metto un momentino in pausa. Intanto procediamo ad aprire diciamo la confezione relativa ai pezzi del fascicolo 15. Come vedete, diciamo la busta è abbastanza vuota, non ci sono molte parti in questo kit, anche se comunque richiederanno un minimo di attenzione per il montaggio. Facciamo scendere bene da questa parte tutte le vitarelle in maniera tale da non perdere niente mentre apro la busta. Ecco qua. Veramente ragazzi, a costo di essere ripetitivo, vi consiglio sempre di controllare il contenuto delle buste prima di diciamo gettarle via, e mi raccomando gettatele sempre nei rifiuti differenziati, in quanto questa è plastica. Possiamo andare a verificare il contenuto. Per farlo ovviamente prendiamo la pagina del fascicolo dove sono elencati i vari pezzi, questa qui, e ci andiamo a disporre tutto quello che abbiamo trovato dentro davanti a noi, in maniera tale da verificare la corretta presenza di tutte le parti. Ovviamente se volete lo fate secondo lo schema che vedete lì, ma non è che è obbligatorio. Insomma, l'importante è che verifichiate che ci siano tutte le parti. Quindi ci sono 1, 2, 3, 4 pacchi di viti. In particolare sono le GM, le CP, le MM e le EM. Poi c'è chiaramente anche una molla e questi piccoli pezzettini chiamati 15G e 15H, che sarebbero dei connettori di cablaggio. E poi chiaramente abbiamo questo tubicino. Ok, quindi una volta verificato il tutto possiamo procedere al montaggio. Bene, una volta fatto spazio davanti a noi per poter lavorare meglio, andiamo a recuperare il passaruota e prendiamo questo pezzo qui che abbiamo preso adesso con i pezzi del fascicolo 15, in pratica il pezzo 15B, che sarebbe una specie di supporto per l'ammortizzatore. Allora, questo qui andrà messo in questo modo, ok? Noterete che da questa parte il taglio del pezzo è fatto in una maniera diversa, vedete qui e qui sono simili, qui invece è fatto con un disegno molto diverso. Il disegno diverso va verso l'esterno del passaruota, in questo modo. Vi faccio vedere anche il profilo, così vedete che il pezzo deve stare con la parte rialzata verso l'alto, ok? In questo modo. E chiaramente lo dovremo fissare e utilizzeremo 3 viti di tipo GM.
Visto che parliamo di metallo, la prima cosa che vi consiglio di fare è rimuovere il pezzo che avete posizionato così manualmente e filettiamo prima i 3 fori. Quindi prenderemo le viti GM, ne prendiamo 3 e le bagneremo nel lubrificante in maniera tale da rendere più agevole l'operazione della filettatura. Vi ricordo che i pezzi non sono filettati, quindi la filettatura la creiamo noi mentre scaviamo con la vite, ed è per questo che se non lubrificate con dei lubrificanti tecnici, che possono essere lo Svitol, il WD-40 o qualsiasi altra marca voi vogliate, c'è più rischio che queste piccole e delicate viti si possano rompere, non tanto per la qualità del metallo usato per fare la vite, ma proprio per le dimensioni, in quanto sono molto piccole e quindi quando vanno a forzare in un pezzo che può risultare un po' più duro è anche normale che si possano rompere. Ok? Allora, usando un lubrificante di questo tipo il problema, diciamo, non dico che svanisce, ma sicuramente il rischio si riduce di molto. Quindi scegliete su quale buco, diciamo, cominciare e vi posizionate piano piano, cercando di tenere il cacciavite con la vite più dritta possibile. E cominciamo a filettare. Sempre con il sistema di fare un paio di giri in avanti e uno indietro per portare fuori il materiale. Ripetiamo questa operazione su tutti e 3 i buchi usando 3 viti differenti. Ricordate su quale vite avete utilizzato per ogni buco in maniera tale da avere la miglior compatibilità di filettatura possibile su tutte e 3 i fori. Ok? Chiaramente vi ricordo che non è necessario arrivare fino a stringerla completamente, perché comunque poi ci sarà lo spessore creato da questo pezzo qui e quindi alla fine, diciamo, non servirà procedere ulteriormente. Ok, poi svitate e proseguite con le altre viti sugli altri 2 fori. Vorrei farvi notare, se guardate bene qui dove ho fatto la filettatura, potete vedere che c'è del materiale, diciamo, che è fuoriuscito filettando, no? Questo è quel famoso materiale che, se non fate quel giro all'indietro ogni tanto, quindi fate 2-3 giri in avanti e uno all'indietro, questo invece di uscire si comprimerà all'interno del foro e potrebbe causarvi la rottura della vite. Quindi attenzione, dopo che avete fatto, se ne vedete che ce n'è troppo, rimuovetelo con un foglio di carta assorbente, pulite sopra il foro e ci soffiate un po' sopra in maniera tale da farlo andare via il più possibile. Ok? Adesso procedete a fare anche la stessa cosa agli altri 2 fori rimanenti, utilizzando 2 viti diversi, ovviamente sempre dello stesso tipo. Altro consiglio che voglio darvi: se mentre iniziate a filettare sentite che la vite diventa subito dura, probabilmente state andando storti, quindi verificate bene il verso come state inserendo la vite, perché è solo quello il motivo per cui può risultare subito immediatamente molto dura. Non forzatela perché potrebbe rompersi. Ok? Quindi è importante, mentre fate queste operazioni, che verificate sempre la perfetta verticalità della vite rispetto al pezzo che state, diciamo, forando. Bene, una volta terminato di fare le filettature possiamo procedere ad assemblare il pezzo. Quindi lo posizioniamo sopra in questo modo, la parte sotto, come vedete, è un po' rialzato, quindi quando lo posizionate sopra fate attenzione che vada ad inserirsi negli alloggiamenti in maniera corretta. Dovrete riuscire a vedere il foro che avete precedentemente, diciamo, passato con le viti, e rispettando l'ordine di come avete avvitato andremo ad applicare le viti. Quindi io prendo la prima che ho usato, la ripasso nell'olio ulteriormente per avere maggiore fluidità nell'assemblaggio e procedo. Ovviamente questa volta dovrebbe andare molto liscio, perché comunque la filettatura, diciamo, è già pronta, è già fatta.
Non stringete completamente, lasciatelo un pochino lento in maniera tale da lasciare un po' di gioco agli altri fori per posizionarsi. Vedete, si deve muovere un pochettino il pezzo in maniera da centrare meglio gli altri fori. Fate la stessa operazione con le due viti rimanenti, quindi nuova passata nel lubrificante e assemblaggio sul pezzo. Bene, una volta fatto verificate chiaramente che il pezzo sia correttamente montato, verificate che spiani bene, guardate da tutti i lati, se tante volte ci fosse qualche punto più o meno obliquo magari risvitate indietro le viti e riposizionate un pochino meglio. Se dovesse nascere un problema che magari qualche vite non tiene in impanatura perché magari si è spanata, perché può capitare anche questo sul metallo, magari il foro è diventato troppo largo e quindi non spiana bene, ne prendete un'altra più o meno della stessa misura, l'importante è che sia sempre di tipo M e provate con quella, lubrificando sempre ovviamente, e alla fine non avete problemi. Questi sono consigli che vi do, che sono validi per tutte le fasi di montaggio ovviamente. Bene, la fase successiva è andare a montare il pezzo 15C, quindi praticamente il perno che fa parte della sezione dell'ammortizzatore. Vi ricordo, come è successo per l'altra ruota, che questo perno qui ha questa tacca da un lato ed è presente la tacca anche nel pezzo del parafango, quindi prestate attenzione a posizionarlo in maniera tale che le due tacche corrispondano, ok? E poi andremo ad avvitarlo usando una vite di tipo MM, avvitandolo da questa parte qui, quindi dalla parte di sopra. A questo punto io come al solito direi che è meglio procedere però per gradi, quindi risfilo il pezzo e vado a creare la filettatura qui dentro usando appunto una vite di tipo MM. Anche questa ovviamente andrà lubrificata, sono viti flangiate, vedete? Hanno una specie di anello intorno più grande. Vado a posizionare sul cacciavite e la immergo nell'olio e poi ovviamente procediamo a fare la frittatura, sempre prestando attenzione a farla il più dritto possibile. Questa devo dire che butta giù abbastanza dolcemente, proprio perlomeno nel mio caso non ho dovuto forzare per niente, tant'è vero che non ho nemmeno fatto il giro indietro. Bene, la risfiliamo. A questo punto la andiamo a posizionare sotto al parafango, prestate sempre attenzione, come vi dicevo, alla linguetta sia qui sia sul foro. Ecco qua, in questo modo. Poi tenendolo fermo con le dita giriamo il pezzo e andiamo ad avvitare da questa parte. Sempre se la vite si regge sul cacciavite. Anche qui procedete comunque con calma, senza fretta. Verificate che non sia uscita fuori la linguetta da questa parte. Ok. Allora, anche una volta serrata noterete che qui comunque continua a esserci un certo gioco. È normale, è fatto apposta in questo modo in maniera tale da consentirvi poi di poterlo infilare nell'altro pezzo della sospensione, che altrimenti avreste molta difficoltà. Inoltre, se non avesse un po' di oscillazione così, non riuscirete a fare il movimento della sospensione in su e in giù, ok? Quindi è normale che vi si muova un pochino.
Bene, una volta applicato appunto lo stelo dell'ammortizzatore, andremo ad applicare la centralina, quindi andremo a recuperare i due pezzi che la compongono. Ok, identifichiamo come va messa, è molto abbastanza facile perché segue il profilo del, diciamo, parafango, vedete? La basetta segue proprio la curva del parafango, quindi non vi potete sbagliare. Ok? E andrà montata sopra in questo modo, ovviamente. Per bloccarla, in questo caso, useremo una vite CP, una vite per la plastica. Girate il pezzo, tenendolo in posizione con le mani, e andremo ad avvitarlo da questo foro qui. Questo presente sulla parte dello scivolo, diciamo, no? Non so se nell'immagine si riesce a vedere bene perché ho un po' di controluce. Ok? Fate in maniera molto delicata perché vi ricordo che questa è plastica e quindi potrebbe spanarsi. Ecco fatto, una volta fatto vi troverete in questa situazione qua. Ovviamente vi ricordo sempre che quando serrate le parti in plastica non stringetele mai a morte, anche in questo caso, perché è vero che non si rompe la vite, però si può spanare la plastica dove state avvitando, e c'è anche la controindicazione che nel caso sembri che tutto fosse andato bene, se c'è un serraggio troppo stretto con il tempo potrebbe spaccare proprio il pezzo della plastica su cui avete avvitato, e quindi magari dopo un po' di tempo vi ritrovate il pezzo staccato e non sapete il perché. Succede perché avete stretto troppo, quindi si va a creare, a causa delle forze di torsione che avete impresso al pezzo, costringendolo a stare molto stretto su una vite, sotto la, diciamo, la pressione della vite, costringete il pezzo a creare una crepa per liberarsi da quella pressione. Ok, quindi attenzione, se avete stretto troppo fate un mezzo giro indietro, tanto non serve, devo dire, ecco, si regge benissimo. Ok, adesso andiamo a recuperare quei pezzettini che sembravano, come vi ho detto nel tutorial, delle candele d'auto, no? In realtà non lo sono, sono dei connettori, come vedete uno è fatto ad L e un altro invece è dritto, e li andremo a incastonare qui sulla centralina. Vedete qui ce ne sono due fori, uno in alto e uno in basso, quindi adesso li recuperiamo dalla bustina. Questi attenzione a non perderli perché è uno di quei pezzi che se vanno in terra non li trovate più. In questo modo andremo ad inserire quello, diciamo, dritto nel foro di sotto, mentre quello piegato ad L andrà nel foro di sopra. Allora cominciamo con quello in basso. Guardate bene come è stato fatto. La parte più larga va inserita nella centralina e la parte più piccola è quella che esce fuori, quindi posizionatelo correttamente. Diciamo che non è molto facile perché le dimensioni sono minime, però comunque se guardate bene capirete il verso. Questo poi è uno di quei pezzi in cui magari forse un goccino di colla non farebbe male, perché comunque nel mio caso vedo che è abbastanza lento, tende ad uscire fuori, quindi magari poi provate in base a come diciamo, vi risulta a voi, un colorito o meno, ma comunque veramente proprio un goccino di colla appena, non dovete esagerare. Anche quello L, il connettore con la parte più larga è quella che va sopra la cassettina della centralina. Ecco qua, non so se si riesce a vedere, purtroppo i pezzi sono tutti neri quindi è un po' complicato, ecco, forse così sì. Come potete vedere dovete inserirli in questo modo. Io ci ho applicato un goccino di colla proprio per evitare che cadano, perché comunque ho visto che vanno un pochino lenti, perlomeno per quello che riguarda i miei pezzi. Una volta fatto prendete il tubicino e va inserito sopra il connettore, quello fatto a L. Chiaramente questa è un'operazioncina un po' delicata,
quindi se vedete che vi fa un po' di difficoltà magari provate, come faccio io adesso, a bagnare leggermente dentro il VD40, ma proprio appena giusto per agevolare un pochino l'inserimento. Poi chiaramente serve anche una vista un pochino decente. I più giovani di voi sicuramente non hanno problemi, i miei coetanei magari capiranno bene cosa voglio dire. Ecco qua, fate attenzione a non spingere troppo, altrimenti vi si spezza il pernetto ad L. Casomai aiutatevi anche con una pinzetta, ma comunque è sufficiente poggiarlo, perché ripeto non ha una funzionalità attiva, quindi come tutte le cose statiche è solo per bellezza alla fine, no? Comunque il concetto è questo, deve venire fuori così. Poi adesso dopo con calma con una pinzetta procederò magari a mandarlo un pochino più giù. Questo era giusto per farvi vedere come deve essere fatto. Come vedete il prossimo passo è recuperare tutto il telaio che avevamo già montato in precedenza. Prendiamo la molla che ci è stata fornita in questa uscita e la andiamo ad inserire dentro lo stelo dell'ammortizzatore. Nel frattempo sentite che si è rianimato Kit, ma lo silenzio un attimo, se no non riesco a spiegarvi il passaggio. Una volta inserita la molla, chiaramente dovete vedere il verso come andrà montato il tutto, che è così ovviamente, e dovrete andare ad inserire lo stelo con la molla all'interno della sospensione, quindi di questo affare qui bucato. Ok, quindi magari aiutatevi con un dito e fate in modo che il perno e diciamo la sezione della sospensione vadano a combaciare. Attenzione a non perdervi la molla, in questo modo, e poi chiaramente dovrà combaciare anche con le parti del telaio, quindi lo andrete a mettere in maniera tale che corrisponda al suo alloggiamento. In particolare vi voglio far vedere che da questa parte, dopo riprenderò la molla, non c'è problema, c'è un perno, vedete? Non so se si vede, eccolo qua, che dovrà combaciare su questo foro qua. Dov'è? Eccolo qua, su questo foro qua. Ok, quindi prestate attenzione mentre lo fate. Ecco, in pratica dovrà combaciare in questo modo, vedete? Attenzione che dalla parte frontale qui c'è questo, diciamo, perno qui, un po' complicato da far vedere, ma comunque spero. Questo qui vedete che deve corrispondere al foro che trovate qui sotto al telaio, quindi andrà agganciato lì così. Internamente vi ho già detto che qui deve corrispondere al foro su cui si inserirà questo perno, e da questa parte deve combaciare con il foro che sarà qui sotto al telaio. Ok, vi consiglio sempre di prepararvi prima la filettatura, prima di assemblare i pezzi con il sistema che vi ho fatto vedere all'inizio. Bene, una volta fatta la filettatura, chiaramente io vi salto il passaggio anche per non fare un video troppo lungo, ma avete capito tanto il sistema ve l'ho spiegato ormai decine di volte. Andiamo a assemblare le due viti. Chiaramente qui adesso la strada è già stata fatta, quindi non ci saranno rischi di rotture. Comunque non stringete mai a morte e lo andiamo a posizionare qua. In questo modo non stringetele completamente, lo andremo a ripassare dopo aver assemblato tutte le viti necessarie ad assemblare il parafango. Ora prendiamo una terza vite EM, giriamo il pezzo, andremo ad avvitare questa parte qui, vedete, con il telaio in questo punto qua dove c'è questo perno che fa battuta, vedete, e quindi avviteremo su questo foro qua utilizzando, come vi ho detto prima, un'ennesima vite di tipo
DM. Ecco qua, in questo modo. Come potete vedere adesso queste due parti qui sono accoppiate. A questo punto andiamo a diciamo risentire le prime due viti che avevamo assemblato in maniera tale da finire il corretto assemblaggio. Ecco qua. Ok, a questo punto non ci resta che assemblare quest'ultima vite interna. Ecco, adesso si vede su questo foro qua, vedete, su questa staffa triangolare. Quindi prendete una vite GM, la lubrificate come vi ho spiegato sempre dentro il VD40, lo svitolo, quello che avete, e l'andremo a posizionare in questo modo qua. Ok, ecco qua. A questo punto potete anche provare spingendo, tenendo tutti e due i pezzi così, no? Così sopra e sotto, potete provare a fare anche un po' l'oscillazione, vedete, la sospensione si muoverà. Allora, per completare quest'ultimo passaggio andremo a mettere sopra il cappuccio, qui dove avevamo inserito la vite dello stelo, vedete, questo va messo solo premendo. Nel caso vi salti via con troppa facilità, mettete anche qui un goccino di colla, oppure metteteli quando il modello sarà completamente montato, tanto insomma ce ne abbiamo di tempo. L'importante è che non vada perso, ecco, perché sono un pochino lento, perlomeno questo da sta parte è un po' lento, questo diciamo che io ho di qua, mentre quest'altro che abbiamo appena messo sembra un pochino più duro, quindi magari forse è un problema di come sono stampati i pezzi. Comunque ecco, alle brutte è sufficiente un pochino di colla. Questo quando siamo sicuri chiaramente che non dovete rismontare nulla, quindi per il momento io vi consiglio solo di appoggiarvi, oppure se avete paura di perderli metteteli da parte, li metteremo quando la vettura sarà completa. Bene ragazzi, si conclude così anche questa fase del fascicolo 15. Nel prossimo fascicolo, che è il 16 ovviamente, avremo da fare con la problematica montaggio della ruota e del suo cerchio, ma problematica per modo di dire, perché comunque alla fine si fa. Io a questo punto tolgo momentaneamente di mezzo il telaio montato, perché così vi faccio dare un saluto da Kit. E Kit, saluta i nostri amici. Sono lieto di sentirtelo dire. Sicuro di non avere niente di meglio da fare? Sì, in effetti avrei molte cose da fare, ma sai, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. hai ragione anche tu, sei proprio bravo. Penso proprio di sì. Bravissimo. Grazie, è sempre bello ricevere complimenti quando sono meritati. Bene, ok. E con questa presa, diciamo, di cognizione di sé di Kit, vi do appuntamento al prossimo video, dove appunto affronteremo il montaggio della ruota. Un saluto a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao ciao ciao. Puoi stare tranquillo. In bocca al lupo. Crepi il lupo.